Cosa potrei fare il video di Halloween? Non lo so, qualcosa di legato al sangue, magari. Ce l'ho, il frinosoma cornuto, sì. E una lucertola che sputa sangue dagli occhi e... sì, fa solo schifo. No, non credo sia adatta per Halloween. Oppure le lamprede si attaccano alle vittime, succhiano il sangue e sono disgustose come il frinosoma e non hanno effettivamente niente di spaventoso. Cioè, sono spaventose, ma sono più disgustose che spaventose, credo. Mi serve qualcosa di... Ah, forse un animale che si nutre di sangue. La zanzara. No, 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 no. No, e poi tecnicamente non si nutre neanche di sangue. Oh mio Dio. Ci sono. Il pipistrello vampiro. Ce ne sono 3 specie, se non sbaglio. Posso articolarvi... Però, boh, è così scontato, banale. No. Succhia il sangue, non è banale, ci sono. Salve, io sono Thesaurus e vi do il benvenuto in questo speciale di Halloween. E per un'occasione speciale serve una creatura speciale. E la creatura di cui parleremo oggi è il fringuello vampiro. Il fringuello vampiro appartiene alla sottofamiglia degli Geospizzine. Cosa sono questi Geospizzine? Beh, sono più comunemente conosciuti con il nome di fringuelli delle Galapagos o fringuelli di Darwin. Ed è proprio le Galapagos che abita questo uccello. Infatti, questo animale è abbastanza abbondante nell'isola di Wolf, che appartiene all'arcipelago delle Galapagos. O Galapagos, non lo so. Ora, la classificazione di quest'animale, che novità, è incerta. Infatti, secondo alcuni sarebbe una sottospecie di Geospiza difficilis e quindi prenderebbe il nome di Geospiza difficilis septentrionalis. Secondo altri invece sarebbe una specie a sé stante, da cui si distinguerebbe per alcuni caratteri morfologici, ossia che riguardano la forma dell'animale, l'aspetto esteriore, e anche alcuni caratteri canori riguardanti il canto. E quindi apparterebbe una specie a sé stante, secondo altri tassonomi, altri scienziati, e prenderebbe il nome di Geospiza septentrionalis. Che sia una o che sia l'altra, per adesso non ci importa. Andiamo avanti. Questa creatura ha delle dimensioni piuttosto contenute, infatti è un uccellino piuttosto piccolo, all'apparenza anche inoffensivo. Quest'animale è sessualmente dimorfico, presenta dimorfismo sessuale, ossia il maschio è di aspetto, quindi esteriormente, differente rispetto alla femmina. I maschi, infatti, in questa specie sono più scuri, tendenti al nero, mentre le femmine sono marroncine e grigie con svariate macchie. Questa caratteristica è condivisa con altri membri del suo stesso genere e della sua sottofamiglia. Ora, qualcuno di voi si starà chiedendo cosa c'è di eccezionale in questo animale. Beh, anche se l'aspetto magari può essere abbastanza anonimo e il modo in cui si alimenta, o meglio, ciò di cui si nutre, a renderlo molto particolare. Infatti, oltre a nutrirsi di semi e anche di insetti e del nettare di una specie di pianta endemica dell'isola, cosa molto particolare tra gli altri, anche tra gli altri fringuelli delle Galapagos, egli si nutre anche di uova che non rompe lui con il suo becco, che pur essendo molto affilato non è capace di rompere queste uova, ma cerca di spingerle fino a farle cadere da delle alture. Una volta che queste uova si rompono, ne beve il contenuto.
Oppure, questa è una cosa molto disgustosa però, si nutre di ciò che rigurgitano gli altri uccelli. Ora, contestualizziamo. Gli uccelli spesso tendono a rigurgitare il cibo per i loro piccoli o per nutrire il compagno o la compagna che è rimasta al nido. Quindi questi animali, se possono, se ne approfittano di questa pratica e mangiano, diciamo, ciò che gli altri hanno rigurgitato. Ok, tutto molto interessante, direte voi, è tutto molto disgustoso, aggiungerei io, ma perché si chiama fringuello vampiro? Beh, ovvio, perché si nutre anche di sangue. Ma il sangue di chi? Ecco, questi simpatici animali si accaniscono, perché sono anche quelli a cui è solito spaccare le uova, su due specie di sule in particolare. Le sule sono dei grandi uccelli marini. La Sula nebuxi e la Sula dactylatra. Ora, questi poveri animali si trovano a subire le angherie di un piccolo stormo di fringuelli vampiro, i quali cercano di salire sulla schiena della Sula o comunque beccano da sotto i suoi piedi la parte terminale della coda, fino a farne uscire il sangue. In particolare prendono di mira la zona vicino all'uropigio, che è una ghiandola che secerne una sostanza, un segreto oleoso particolarmente importante per la pulizia e comunque il benessere fisico degli uccelli, in special modo quelli marini. Tuttavia, una cosa particolare è che le sule non oppongono poi particolare resistenza nei confronti degli attacchi di questo simpatico, ma anche no, uccellino. Il perché non lo facciano probabilmente è da imputarsi al fatto che questi piccoli infami attaccano in branco, attaccano in piccoli stormi, e questo significherebbe per la Sula dover ogni volta mettersi a scacciare continuamente 1, 2, 3, 4, 5 animali, e semplicemente sarebbe più dispendioso dal punto di vista energetico che non lasciarli fare. Infatti, una volta cacciatone uno, subito un altro verrebbe a rimpiazzarlo, verrebbe a mettersi al suo posto, e questo provocherebbe anche magari maggiori ferite che non semplicemente farsi bere da un solo fringuello. Ora, il perché poi i fringuelli abbiano sviluppato questa curiosa e a tratti anche inquietante caratteristica, questo particolare metodo di nutrirsi, beh, non è proprio ovviamente chiaro, ma la teoria più accreditata è quella che vede questo comportamento discendere da semplicemente un comportamento di simbiosi mutualistica, ossia gli antenati del fringuello vampiro probabilmente semplicemente becchettavano i parassiti sulla pelle o sulle piume delle sule, fin quando poi a un certo punto non si sono resi conto che bere il sangue della sula stessa gli avrebbe dato più benefici. Sarebbe stata una cosa più efficiente da fare che non il dedicarsi a pilucchiare i parassiti qua e là. Ora, con questo il mio video potrebbe concludersi qui. Un'ultima precisazione: il fringuello vampiro non è l'unica specie di uccello ematofago, ok? Ce ne sono almeno altre due da quel che ricordo, però per queste due in particolare beh, c'è un discorso diverso da fare, perché per lungo tempo il loro rapporto con la specie ospite, con la specie vittima delle loro angherie, beh, o dovrei dire con le specie, perché sono più di una, beh, è stato per lungo tempo frainteso, e diciamo che tutto questo merita un discorso a parte. Oh, buon Halloween! Porca miseria, oh, fa freddo in questa stanza, meno male che ho il cappuccio. Pensavate fosse per fare atmosfera, invece no, è semplicemente che mi sto congelando. Ammesso che sopravvivo al freddo, comunque, cosa vedrete su questo canale? Non necessariamente in quest'ordine, ma probabilmente sì. Paolo fa una profile, recensione di un simulatore di evoluzione, fighissimo. Poi Water Reptiles,
e la recensione di 2 libri, spoiler alert, sui dinosauri e animali preistorici. Ho finito, ho raggiunto anche i 10 minuti, così nel 2021 forse, quando sarò in grado di monetizzare effettivamente i video, potrò monetizzare anche questo, grande, e niente, non ho nient'altro da dirvi se non festeggiate Halloween perché Gesù non è d'accordo.